Ciao a tutti, bentornati su Obiettivamente. Oggi è con noi Rocco Lancellotti. Grazie Rocco innanzitutto per essere qui con noi, per la tua disponibilità. Grazie a te, Eh, Pasqua. Dunque, Rocco chi è? Rocco è un nuovo talento dell'atletica leggera e in particolar modo è un mezzofondista. Rocco vive in un piccolissimo paese della Basilicata che si chiama Oppido Lucano. Rocco ha 21 anni e a solo 18 anni raggiunge il grande obiettivo di indossare la maglia della nazionale azzurra nella sua disciplina. Allora Rocco, se ci puoi raccontare un po' di te, quindi a che età hai iniziato e come hai capito che questa sarebbe stata la tua strada. Insomma, un po' il tuo percorso di vita, seppur sei giovanissimo. Quindi. Allora, sono sempre stato uno sportivo fin da piccolo. Ho iniziato prima con il ciclismo, poi ho fatto qualche anno, ho giocato a calcio, fino ad arrivare alle scuole medie dove ho conosciuto finalmente, direi, l'atletica. Fin da subito con il professor Salandra, che era il professore di educazione fisica, nelle ore di educazione fisica primeggiavo, diciamo, tra i miei compagni. Così è nato questo amore per l'atletica. Man Quindi c'ha mano, avuto buon occhio il professore, insomma. Ha avuto un buon occhio, diciamo, ti ha sgamato subito. sì, diciamo di sì. Per un paio d'anni poi mi ha allenato sempre il professore della scuola, fin quando poi a causa di alcuni problemi familiari ha dovuto abbandonare e mi ha presentato il mio attuale allenatore che è Giuseppe D'Araio di Potenza. Con lui mi sono trovato da subito bene, abbiamo iniziato a raggiungere dei piccoli traguardi, fino ad arrivare all'età di 16-17 anni, che è la categoria junior, dove sono riuscito ad arrivare eh, sesto ai campionati italiani su pista nei 5.000 metri, settimo ai campionati italiani di corsa in montagna e, e qui in quinta posizione nei 10 km su strada ad Alberobello, in provincia di Bari. E questa, diciamo, è stata la gara più importante della stagione fino a questo momento perché mi ha permesso di raggiungere la convocazione con la nazionale italiana, appunto, dove ho partecipato ad una gara in Francia sui 10 km su strada. E bisogna partecipare, bisogna avere necessariamente 18 anni, giusto? Sì, bisognava avere 18 anni e venivano selezionati i primi 5 classificati e io mi classificai quinto ad Alberobello e rientrai nella selezione della nazionale. Beh, insomma, sarà stata una bella botta di vita, una bella esperienza quella della nazionale, immagino. Sì, è stata un'esperienza molto bella, mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto come persona, nuove conoscenze, nuovi obiettivi successivamente a quella gara. Certo, un mondo totalmente diverso, no? Molto più grande, molto più. Senti, so che ci hai preparato anche un po' di materiale in merito a questo tuo percorso. Questa è una delle mie prime gare, appunto con la scuola media, sono i giochi sportivi studenteschi e qui avevo 11-12 anni, appunto, appena iniziato. Mm. Questa invece è il primo vero traguardo raggiunto con il mio attuale allenatore Daraio. Sono, come ho detto prima, i 5.000 metri in pista dove sono arrivato in sesta posizione. Questa invece è un giornale eh, Ok, ora del- si vede bene. Sì. che riguarda la settima posizione per la corsa in montagna, sempre un campionato italiano.
insomma, giovane giovane, ne hai fatte già di roba. E questa è invece la gara ad Alberobello, dove sono arrivato in quinta posizione ed è valsa per la qualificazione per la gara di Rennes in Francia con la maglia da nazionale. Bello. E questa è una foto invece con il mio allenatore Giuseppe D'Araio. Il cambio da un allenatore all'altro è stato un po' traumatico visto l'età, oppure l'hai accettata subito come questo cambiamento, diciamo, passare, no? Da una figura all'altra? Sì, inizialmente, perché ovviamente ogni allenatore utilizza dei metodi differenti, delle tecniche diverse, perciò ho avuto un periodo di adattamento, diciamo. Poi man mano si è creato un rapporto con Giuseppe, eh, siamo arrivati fino a questo momento a raggiungere questi risultati. Bene, bene. Questa invece, una volta ricevuta la notizia della convocazione, è uscita subito sul giornale, in prima pagina della Gazzetta della Basilicata. Quindi figurati, a Oppido sarai un mito praticamente. Mi conosce un bel po' di gente a Oppido qui. Ah, e questo cos'è? Ah, questa qui è l'articolo sulla prova in Francia, se non erro, giusto? Sì, queste sempre per annunciare la convocazione. Come ho detto prima, questa esperienza mi ha permesso di capire tante cose anche su come gestire la gara. Non bisogna partire molto forte, altrimenti le energie poi alla fine scarseggiano. Eh, Quindi ti ha dato ma anche qualche spunto tecnico, insomma, oltre che di sì, esperienza umana. esatto. Che ti ha insegnato lo sport? Lo sport mi ha insegnato tanto. La mentalità da sportivo poi si applica anche nella vita, diciamo. Da quando ho iniziato a praticare sport, ho organizzato meglio le mie giornate, sono cambiato proprio nel comportamento, diciamo. E mi ha insegnato anche, soprattutto nel periodo del coronavirus, ad essere determinato e a vedere sempre qualcosa di positivo, diciamo. Infatti nel periodo del lockdown, nella scorsa primavera, marzo, aprile, per allenarmi mi svegliavo alle 6 di mattina con il buio, il freddo. Sono stato costretto a lasciare il percorso dove mi allenavo di solito perché non mi potevo allontanare più di tanto da casa e mi allenavo su un altro percorso. La difficoltà maggiore è stata quella di non poter andare in pista a Potenza. Per un atleta la pista è fondamentale, diciamo. Però nonostante tutto, appunto, con la determinazione non ho mollato e una volta passato il periodo peggiore sono ritornato a gareggiare ai livelli di prima, ottenendo dei bei risultati, come ho corso i 5.000 metri a Modena, che per i campionati italiani in 14 minuti e 54 secondi e i 3.000 metri a Molfetta in provincia di Bari in 8 minuti e 39 secondi. Mamma mia. Bene, quindi diciamo che questo periodo, appunto, nonostante diciamo, non ci sia stato un allenamento di quelli proprio ad hoc, appunto, in mancanza di una pista, in mancanza di tante cose, comunque lavorando, diciamo, anche in maniera alternativa, ti ha portato Sì, comunque a degli appunto, ottimi risultati. sì, con maggiore determinazione, la passione, perché magari qualcun altro avrebbe potuto mollare se non fosse stato, eh, Certo. non so come dire.
Sì, determinato, se non fosse Sì, stato sì, con la disciplina, no, che serve sì. per raggiungere certi obiettivi. E infatti a questo mi volevo agganciare sul fatto che si dice, no, che per qualsiasi attività, che sia lo sport o anche altro, è importante avere un talento. E io sono un sostenitore è vero, meglio se c'è un talento, se uno ce l'ha il talento, ma è anche vero che se il talento non è accompagnato dalle caratteristiche che tu hai detto, no? Quindi determinazione, costanza, disciplina, da una mentalità corretta, anche il talento va un attimo, si perde. E viceversa, io sostengo, però poi voglio anche sentire la tua, cioè che magari può anche mancare del talento, però con quelle caratteristiche di perseveranza magari si riescono a ottenere comunque degli ottimi risultati, se non addirittura migliori a volte. Sicuramente un buon talento, un buon patrimonio genetico alla base facilita le cose, però se non è affiancato da una preparazione quotidiana, una determinazione, una passione, un buon allenatore che ti segue, alla fine certi risultati non si Non raggiungono. serve. Mentre viceversa, se manca il talento, ma tutte le altre cose sono in regola e sono presenti, i risultati pian piano arrivano. Allora siamo più o meno d'accordo, insomma. Sì, sì, sono d'accordo con te. Senti, in merito al tuo allenatore, no? Secondo te la sua bravura qual è? Al di là dell'aspetto tecnico, cioè cosa ti riesce a trasmettere anche nei momenti, presumo che insomma, non penso che vada sempre tutto liscio, che tu ti senta sempre al top, perché se no saresti una macchina, diciamo. Penso che ci siano dei momenti, no? Delle giornate insomma, un po' più fiacche, e dico in quella situazione quanto ti aiuta il tuo allenatore e in che modo per te. Non fosse stato per lui, molti risultati che ho raggiunto non li avrei raggiunti. Ad esempio, subito dopo la convocazione in nazionale, nell'inverno successivo, ho avuto un infortunio al tendine d'Achille, un'infiammazione al tendine d'Achille, che nello sport in generale, ma soprattutto nell'atletica, è abbastanza pericoloso. Però, nonostante questo, grazie a delle terapie, grazie a degli esercizi, ma soprattutto grazie alla presenza costante dell'allenatore che mi motivava, mi aiutava in questo periodo, pian piano sono guarito e nel giro di un paio di mesi sono riuscito a ritornare ai miei livelli. Poi il mio allenatore, appunto, Daraio, è sempre presente, nonostante non viviamo nella stessa città, ci sentiamo comunque nei giorni in cui non ci vediamo, ci sentiamo quotidianamente al telefono e dopo la seduta di allenamento mi dà dei feedback, mi corregge su alcuni errori, mi dice cosa va bene e cosa no e in base alle mie sensazioni programmiamo gli allenamenti futuri insieme, gli obiettivi futuri. Bene. Senti, quanto ti impegna questa... quanto ti impegna? Proprio Mi alleno tutti i giorni per un paio d'ore al giorno. quando c'è la neve? Uguale. Quando c'è la neve, sì, se non è tanta cerco comunque di uscire ad allenarmi, altrimenti ho un tapirulan qui a casa e comunque corro un'oretta e mezza lì sopra. Quindi corri sempre e comunque, insomma. Non, Sì, sotto la pioggia, col vento, sempre, sì. ok. E, tu cosa pensi del fallimento? Cioè, nel momento di quella gente appunto che si arrende e che accusa magari una gara andata male e la prende come un fallimento, probabilmente, chissà, molti poi smettono addirittura, no, di fare la propria attività. Tu che visione hai del fallimento? Secondo me non sempre può andare tutto liscio, quindi un fallimento deve essere un nuovo punto di partenza oppure deve essere
un mattoncino da aggiungere all'esperienza. Anche personalmente molte volte ero convinto, sapevo di valere un determinato tempo su una distanza, ma poi in gara per diversi motivi o fisici o psicologici o per eventi esterni non sono riuscito a realizzare quel tempo, appunto, ma non bisogna demordere, anzi bisogna essere ancora più determinati di prima e poi il risultato alla fine arriva. Ok. E un'altra domanda, prima di una gara o diciamo durante anche qualche allenamento sotto gara, sai, momenti un po' più di pressione, no? Tu come la vivi? Ecco, cosa pensi anche proprio prima di una gara? Cioè hai, non so, so che ci sono molti sportivi che hanno un rituale che seguono prima di cominciare una gara, per esempio, perché quel rituale non è scaramantico, anche se per alcuni è anche scaramantico, però gli serve proprio per entrare Sì, nella gara stessa. io durante gli allenamenti cerco di rimanere sempre concentrato per mantenere il ritmo giusto, per cercare di correre nel modo giusto. Però comunque la mente alcune volte vaga e penso o agli avversari o alle gare, agli obiettivi a breve termine. Oppure alcune volte mi organizzo la giornata, organizzo gli impegni, mentre prima delle gare cerco di seguire una routine che mi permette di arrivare alla gara nelle migliori condizioni, cioè cerco di mangiare le stesse cose, dormire le stesse ore, eh, questo più che altro. Interessante questa cosa, quindi c'hai, anche tu Sì, c'hai una insomma. routine, seguo più o meno, faccio le stesse cose prima di ogni gara. Anche un po' di scaramanzia. Se una gara va bene, prima ho fatto qualcosa, dico la faccio anche prima dell'altra gara, magari va bene. Quindi ce l'hai anche tu questa, è Sì, sì. comune. Bene, bene. Senti, so che hai avuto modo anche di conoscere un personaggio, Donato Sabia, che ha Sì. corso con Pietro Mennea, è stato un olimpico anche lui, e quindi immagino che per te sia stato, insomma, facendo la tua stessa disciplina ed essendo anche lui potentino, quindi insomma anche conterraneo, penso che per te sia stato qualcosa di fantastico. Come hai detto tu, Donato Sabia è stato un compagno di allenamento di Pietro Mennea, è, è originario di Potenza, appunto, e ha vinto un europeo sugli 800 metri indoor a Göteborg ed è stato due volte finalista alle Olimpiadi, sempre sugli 800 metri, nell'84 e nell'88. Donato ci siamo incontrati spesso, anzi forse quasi tutti i giorni quando andavo al campo scuola a Potenza e per me è stato un esempio, una fonte di ispirazione. Era una persona molto simpatica, mi dava dei consigli su come migliorare le mie prestazioni, su come gestire la gara, che per me valevano oro. Purtroppo Donato è scomparso ad aprile del 2020 per colpa del coronavirus. Ah, ok, Però comunque i suoi insegnamenti sono stati molto importanti per me e continuo a utilizzarli. a sentirli. Sì. Bene. Senti, e vivere a Oppido Lucano, che comunque è un centro molto piccolo, no? Per uno sportivo, diciamo, ti ha creato dei problemi o al contrario magari ti ha aiutato, insomma, cosa ne pensi di questa? Sì, Oppido e Lucano è molto piccolo, siamo meno di 4.000 abitanti e praticare sport non è molto facile. Ad esempio, io praticando atletica leggera ad un buon livello ho bisogno di allenarmi almeno un paio di volte a settimana in pista per fare delle sedute più specifiche. Però qui ad Oppido non abbiamo un impianto, perciò mi sposto a Potenza, che è l'impianto più vicino, che dista
40 km, sono 50 minuti di macchina da qui. Mentre per gli allenamenti su strada, vivere a Oppido, io ho un percorso che utilizzo sempre, però ci sono molte salite essendo un paese in collina. Un altro svantaggio invece è quello che io, essendo tesserato per una società di Potenza, è quello che non ho dei compagni di allenamento qui, quindi il 90% degli allenamenti sono da solo, mentre la presenza di un compagno o di una squadra sarebbe molto più stimolante. Mm, ok. Eh sì, perché c'è più confronto, invece da solo, chiaramente passarsi un'ora e Sì, mezza, 2 ore al giorno a correre da infatti. solo, sì, immagino che sarà un impegno. Però, diciamo, vabbè, è chiaro, è una domanda abbastanza banale, è chiaro, tu lo fai comunque volentieri, però dico, cosa ti dà la forza, la spinta di svegliarti la mattina alle 6, anche se piove, anche se fa freddo, poi a Oppido so che fa anche parecchio freddo, questa spinta di avere la costanza poi ogni giorno di farla questa cosa. Cosa... Mi pongo degli obiettivi sia a breve che a lungo termine. Questo mi dà la forza di svegliarmi, di allenarmi tutti i giorni. Poi come carattere sono abbastanza determinato. Quando mi pongo un obiettivo cerco sempre di raggiungerlo. Beh. In questo mi ha aiutato sicuramente lo sport, da quando ero bambino, diciamo. Senti, la tua famiglia, immagino che importanza ha avuto e ha in questa tua passione, perché Sì, penso che... la mia famiglia è stata fondamentale ed è ancora tutt'oggi fondamentale per me. Mi ha sempre sostenuto fin da piccolo in qualunque cosa scegliessi di fare. Ehm, Se non fosse stato per loro, molti risultati che ho raggiunto non li avrei raggiunto. Mi supportano da tutti i punti di vista, diciamo, ed è fondamentale perché altrimenti se hai una famiglia che ti rema contro diventa ancora più pesante eh, continuare ad andare avanti. So che appunto abbiamo detto prima, stai anche studiando all'università e che obiettivi hai a breve termine, a medio termine, perché poi a breve, oddio, anche a breve termine e a lungo termine, insomma, chi vuole diventare Rocco Lancellotti? Sì, sto studiando scienze motorie, sono al secondo anno e dopo la triennale inizierò una specialistica che ancora non ho deciso precisamente cosa fare. Diciamo, aspiro sicuramente a diventare un professore di fisica e poi, perché no, prendere ancora un'altra laurea in fisioterapia che è sempre stato uno dei miei sogni, diciamo. Mentre dal punto di vista atletico, a breve termine, penso di gareggiare nei campionati italiani dei 10.000 metri in pista a Molfetta, il 2 maggio, oppure di migliorare i miei personali sui 3.000 metri e sui 5.000 metri. Invece a lungo termine spero di esordire presto nella distanza regina, la maratona, dove penso che sia la mia distanza, infatti più si allungano i chilometri e più mi esprimo al meglio. Ah, ok, quindi vai più sulla resistenza, diciamo, sei più Sì, da sì, sì. resistenza che da Più le gare scatto. sono lunghe, più riesco appunto ad andare meglio. Ah, ah, bene. E quindi insomma tu ti gestisci, ecco, fammi capire un attimo proprio la tua, non la tua giornata tipica, il tuo allenamento tipico. Cioè tu ti svegli, hai un obiettivo giornaliero, oppure vai come allenamento, cioè, basta, corro e poi magari ci sono delle sedute particolari in cui cerchi di raggiungere un obiettivo. Non so se è chiara la domanda. Sì, sì. Quando mi alleno su strada faccio prevalentemente fondo, quindi dai 15 ai 20 km ad un ritmo non molto forte, ma costante, un ritmo che mi permette di correre bene.
ma metto chilometri nelle gambe. Mentre altri giorni, quando vado in pista, prima faccio un riscaldamento breve di 4-5 km e poi inizia la seduta vera e Un propria. riscaldamento breve di 4-5 km per me, capito, è una giornata, è una settimana di sport praticamente. Sì, e dopo questo riscaldamento inizia la seduta vera e propria con il mio allenatore, che possono essere delle ripetute sui 1000 metri o per allenare la velocità sui 200 metri, 300 metri, dipende da quello che vogliamo allenare, diciamo. E tu riesci a rimanere comunque sempre sul pezzo, cioè mentalmente riesci a stare sempre Mentalmente presente. sì, fisicamente ci sono dei cali durante la stagione che è inevitabile per chi si allena tutti i giorni, però appunto forse è proprio in quei momenti dove non bisogna mollare che si migliora. E segui anche un regime alimentare particolare o no? Diciamo, non seguo qualcosa in particolare, cerco di mangiare sano, di evitare le schifezze, il cibo spazzatura, i dolci. Mangio verdura, carne, pasta, un po' di pane, Mm, mm, mm. cose, robe sane, diciamo. Robe sane. Ti senti di dare, non so, un messaggio a chi ci sta ascoltando su come superare difficoltà, come, ecco, Secondo me, appunto, la difficoltà non è da vedere come un fallimento o in seguito ad una difficoltà bisogna rinunciare a qualcosa, anzi, deve essere appunto un punto di partenza o deve aggiungersi al bagaglio di esperienze per magari superare altre difficoltà e non mollare, ma continuare a perseguire i propri obiettivi e i propri sogni. bello, bello. Detto da un ragazzo di 21 anni è tanta roba, eh. Quindi va bene. Rocco, che dire, io ti ringrazio. Grazie a te, Spero che anche questa intervista vi sia piaciuta. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere i like, commenti, suggerimenti, insomma fatevi sentire, così ci date la possibilità di continuare a trovare gente che è disposta a raccontarsi, insomma, che ci dà una mano. Quindi grazie a tutti e grazie in particolare a Rocco per essere stato qui con noi. Grazie mille.